Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Oggi inizieremo la quarta fase del metodo ATH. L'altra volta abbiamo concluso con la terza fase, abbiamo mosso tutte le parti del nostro cavallo. Oggi, come dicevo nel precedente video, cominceremo a metterle insieme per creare degli esercizi che serviranno poi al cavallo più avanti. Questi esercizi, tra l'altro, aiutano il cavallo a ragionare, a utilizzare quella parte razionale del cervello che a noi servirà poi per potergli insegnare tutti gli esercizi che vorremmo. Il primo esercizio che vedremo oggi è il muovi le spalle. Sarà un esercizio in cui chiederemo al cavallo di caricare il posteriore e scappare via con le spalle. In molte discipline della monta americana questa figura viene richiesta, pensiamo ad esempio al rollback del reining, pensiamo al cow horse, al team penny, in tantissime discipline viene richiesto, quindi insegniamo già da terra al cavallo a caricare il posteriore e a venire via di spalla. Quindi di fatto metteremo insieme gli esercizi di spalla, gli esercizi di rimanere a distanza, comando a distanza, mettiamo insieme un po' tutto quanto. Ma vediamo come procedere. Innanzitutto dovremo metterci davanti al nostro cavallo, mando un attimo Django indietro, e metteremo insieme quello che avevamo visto nella primissimo step, quindi daremo la direzione con il braccio, quindi sarà questo movimento, con il nostro corpo. Ricordiamoci sempre che i cavalli ascoltano moltissimo e guardano moltissimo le posizioni del nostro corpo, quindi con il nostro corpo andremo a chiudere la strada invece opposta per mettere ancora più pressione e andremo ad agire sempre per livelli crescenti di pressione, se ci servirà, con lo stick sulla spalla. Vediamo bene nella pratica come funziona. Mi metto in una posizione comoda per la telecamera in modo che possiate vedere bene come funziona. Braccio, gamba. Ok, non l'ha fatto bene, quindi riprovo. Braccio, gamba, riprovo. Braccio, gamba e metto più pressione sulla spalla. Adesso cerca di anticiparmi. Rallentiamo un attimo il ritmo. Braccio, gamba. Ok, adesso l'ha fatto già meglio. Cerca di anticiparmi, quindi vado dalla parte opposta. Braccio, gamba e via. Braccio, gamba e via. Vedete come la mia postura del corpo sia molto importante. Non vogliamo che il cavallo parta solo a girare intorno, deve caricare il posteriore e partire esplosivamente dalla parte opposta. Ok. Pian piano vediamo se Django arriva a farlo correttamente. Braccio, gamba, ok, così. Così. Vedete, questo è un ottimo esercizio anche per cavalli che hanno già una certa età, li aiuta a allenare bene le spalle, a liberarsi bene dal peso, a caricare i posteriori. Riproviamo. Sta cercando di andare alla mia sinistra, quindi lo manderò alla mia destra. Ok. Ok. Molto bene. Se non dovessi ottenere, vado ad agire sulla spalla. Mi anticipa alla mia destra, vado a sinistra. Come vedete, non voglio solo che mi giri intorno, voglio che carichi bene il posteriore e parte esplosivamente dall'altra parte. Cerca di anticiparmi, vado dalla parte opposta. Come abbiamo già visto l'altra volta, Django è un cavallo arabo, quindi la sua reattività è estremamente alta, così come la sua sensibilità. E dobbiamo utilizzare dei livelli di pressione molto bassi. Pur essendo uno stallone, non ci serve grossa pressione. Vedete, man mano che imparano possiamo accelerare i tempi e ottenere dei movimenti sempre più fluidi. Ok. Nel caso il cavallo ci scappasse via, lo fermiamo e ripetiamo l'esercizio finché non otteniamo l'esercizio che vogliamo. Questo esercizio è ottimo anche se abbiamo dei cavalli che montati
fanno fatica a utilizzare bene la spalla, a caricare il posteriore, possiamo ripartire da qua per creare poi in sella quello che ci servirà, che sia un rollback, che sia una girata improvvisa o altri esercizi che ci servono. Ripartiamo sempre da terra. Bene, per oggi questo è tutto per quanto riguarda il muovi le spalle, ovvero l'11° step del metodo ATH, e la prossima volta invece andremo a vedere il corridoio che aiuterà il cavallo a gestirsi nelle situazioni di spazio stretto, dopodiché andremo a vedere come muovere un cavallo a distanza, e questo vedrete che ci servirà in moltissime situazioni. Quindi per oggi da Amedeo e da Django è tutto, ci vediamo al prossimo video.